La Lanshan 2 Pro è una tenda ultralight piuttosto popolare soprattutto in Europa. L'azienda che la produce è la 3F UL Gear ed ha una solida reputazione. Quando si considera il rapporto tra qualità, valore e prezzo è probabilmente una delle migliori tende sul mercato. Durante la mia traversata della Valle d'Aosta lungo l'Alta Via numero 1 mi sono accorto però che ha un difetto di progettazione piuttosto serio. Guardate quindi il resto del video per scoprire di cosa si tratta. La Lanshan 2 Pro è una trekking pole tent, cioè una tenda che al posto della classica paleria curva delle tende a cupola utilizza per il montaggio i bastoncini da trekking. La Lanshan 2 è una biposto e quindi si monta per mezzo di due bastoncini da trekking. Questo permette di risparmiare il peso della paleria, soprattutto se siete come me che mi muovo in montagna usando i bastoncini da trekking. Inoltre la versione Pro, che è questa qua, è una monotelo e quindi questo riduce ulteriormente il peso del sistema. Se volete vedere più nel dettaglio questa tenda e volete capire come si monta, potete guardare questo altro mio video di cui vi lascio il link in descrizione. Ora, cos'è che ho notato che non va in questa tenda? Il problema è in questa cucitura, che è realizzata per mezzo di una singola linea di punti. Questo tipo di cucitura potrebbe andare bene in altre parti della tenda, ma qui siamo vicino agli angoli, dove parte una linea di tensione che congiunge questo angolo con il vertice opposto, mettendo sotto stress questa cucitura. La tensione che arriva da questo angolo si concentra quindi su una dozzina di punti e quindi la cucitura è forte quanto i 12 anellini di filo che passano per quei punti. Cosa può succedere dunque? Può succedere che la cucitura si rompe, come è successo a me durante il mio trek in Valle d'Aosta. Ennesima brutta sorpresa. Me ne sono accorto solo adesso. Si vede che prima, quando ho fatto un giro ai 4 angoli per tendere ulteriormente il telo, siccome aveva piovuto, il telo con la pioggia il nylon tende a cedere un po', tende ad allungarsi, quindi ho detto do una tirata. Non ho notato nulla mentre tiravo, ma non è che ho tirato eccessivamente, sentivo che era ancora abbastanza duro, ho stretto leggermente. Adesso mentre stavo guardando, tac, un bel buco, e per fortuna è nella parte esterna. Sono sicuro che qualcuno dirà ma tu hai tirato troppo la corda, hai messo troppa tensione. Diciamo che ho tirato il giusto per dare la necessaria tensione ai pannelli della tenda. La notte erano previsti temporali e non potevo avere un telo molle in quanto in una trekking pole tent un pannello molle significa tenda instabile. Cosa può fare quindi 3F UL Gear per risolvere il problema? Beh, dovrebbe cambiare il tipo di cuciture e usare delle cuciture ripiegate, come fa per esempio Gossamer Gear, che produce delle tende simili alla Lanshan 2 Pro. Devo dire che mi dispiace abbandonare la Lanshan 2 Pro perché è stata la tenda che mi ha fatto scoprire l'avventura. Grazie a questa tenda ho capito che era possibile dormire fuori più di una notte e coprire lunghe distanze e fare grandi dislivelli, perché a differenza di tutte le precedenti tende che ho avuto che spaccavano la schiena, questa aveva un peso contenuto. Non la ritengo tuttavia adatta per condizioni difficili tipo forte vento o forti temporali, in quanto non poter tirare il telo per paura di spaccare una cucitura è un grosso limite in questo senso. Inoltre non la ritengo affidabile qualora uno abbia la necessità di passare più notti fuori, come nel caso del mio trekking valdostano, dove sono stato fuori per 10 notti. Se avete esperienza con la Lanshan 2 Pro scrivetelo nei commenti e se avete trovato questo video utile mettete un mi piace e iscrivetevi al canale per altre recensioni e altre esperienze di trekking. Ora potete guardare questo altro mio video in cui racconto la mia prima esperienza di 3 giorni con la Lanshan 2 Pro.